il sistema modulare Canon New F1. Il libretto originale. Perché dico che è modulare? Questa camera è uscita agli inizi degli anni 80, dovevi un po' configurarla come ti piaceva a te. Già per esempio qua c'è un pentaprisma che permette l'automatismo ai diaframmi. Se però compravi anche il motore, ce n'erano tre modelli mi sembra, questo era quello più piccolo, un winder ti permetteva l'automatismo ai tempi. Pertanto io l'ho comprato proprio per quel motivo lì, non tanto per l'avanzamento motorizzato, ma per avere priorità ai tempi o ai diaframmi. Non solo, potevi configurare come volevi il sistema di esposizione e di visione. Di esposizione tramite la scelta dei vetrini di messa a fuoco, poi ci saranno delle immagini e capirete meglio. Per come sono disegnati, al laser ti permettevano la lettura nelle 3 modalità: a lettura media integrata, prevalenza al centro o spot. E anche qua potevi chiederlo l'acquisto di configurarla. I mirini, al di là di quello, prima c'era quello semplicemente manuale, che non aveva, la differenza si può vedere, dopo lo metto, non aveva questa per riconoscerlo al volo, era un po' più basso, e neanche questo pezzo. E in secondo luogo invece potevi prendere mirino a pozzetto con annesso, no, forse il pentaprisma qua non c'è, perché certo che non c'è, devi vedere dall'alto, lo infilavi nelle slitte, clic clic, e a questo punto è una macchina a visione, vediamo così, a visione verticale. Gli obiettivi, iniziamo a metterne uno. Quelli della serie New sono questi qua, senza collare, li chiamano così, però compatibili con FD, compatibili anche con quelli precedenti, serie a collare. Cosa vuol dire? Mettiamo uno serie nuova. Serie nuova, operavi con una mano sola. Ecco, e forse adesso mi vedete anche nel mirino. Mentre invece anche per toglierlo basta una mano, perché premi e metti. Mirino collare, prima serie FD, che per certi versi però a me piacciono di più. Fa coincidere il solito riferimento, ma effettivamente si può anche questi con una mano. E serri qua, no, si può anche questa una mano sola. E questo qua è un 50 mm. Vabbè, dal momento che ce l'ho montato, ok, miro con il mirino splendido, ha 8 ingrandimenti, per cui vedi da Dio. Ma adesso torno alla configurazione col pentaprisma AE, che permette gli automatismi ai diaframmi, e monto anche il motore, così abbiamo una macchina completa con tutte le priorità e ovviamente anche manuale. Per accoppiare il motore bastava togliere 2 coperchietti, uno qua e uno qua, insomma, dove vedete i meccanismi liberi. Quell'altro è per un motore più potente, mi sembra. Ecco qua, si vedono, ma c'è anche un contatto elettrico. Qua c'è una fila di pin, credo proprio per permettere l'accoppiamento, cioè l'automatismo ai tempi. E qua c'è il relativo coso. Per metterlo
basta una monetina semplice, adesso è 1 centesimo, ma c'era il 5 lire. Ecco la montata, bella massiccia ma slanciata, ottima impugnatura, forse un paio di chili di peso. Avevano proprio pensato a tutto. Guardate, i coperchietti si mettono qua, uno dentro l'altro e vai bene. E adesso a rivedere com'è più o meno, dai. 4 stilo economiche, coperchietto, questo è in plastica, robusto, tutto il resto è ovviamente metallo. Bene, vabbè, dato che ci siamo vi faccio sentire la splendida raffica dei continui. Mettiamo un tempo breve, dai, vabbè, quel che c'è. No, questo qua no. Cosa fai? Le fotografie sportive le farai almeno a un 5 centesimo, no? Sto usando il pulsante del motore, pulsante macchina, pulsante capovolto. Non so, saranno, vediamo, ma 3 fotogrammi. Non lo vuoi continuo? Lo metti singolo. Ogni volta rialzi. Ma non me ne frega niente a me del motore, anzi lo spengo che fa anche casino, preferisco, che chiaro, puoi usare anche la leva manuale, io voglio l'automatismo ai tempi. E già, capisco, non posso leggere, ecco, questa qua è una gran fregatura. Non posso leggere i diaframmi perché gli obiettivi vecchia serie avevano il collare che no, non è che allontanasse perché il piano focale deve essere uguale. Quelli nuovi, insomma, la scala dei diaframmi è ben più vicina. E la Madonna, ma sono scemo. Mai stringere così forte. E vedete qua, no, non potete vedere, ci vuole il bastoncino, no, ma si può intravedere. Ecco, vedete quel buchetto in cima al pentaprisma? È un altro mini pentaprisma per leggere i diaframmi. Tutta roba giapponese, meccanica. Adesso sì, adesso leggo. Allora, rifacciamo il giochetto di prima. Questo è rimasto automatismo. Io ogni tanto faccio casino. Automatismo, vediamo l'esposimetro. Hai priorità ai diaframmi, decido il diaframma. Guardate che bei trattamenti antiriflessi sugli FD. Il motore, anche questa curiosità, adesso si è spento. Vabbè. Che potevi impostarti i rulli da 36 o 24, si accendeva una luce, ma ha fatto un reset completo automatico. Vabbè. Qua riflesso finestra, la vede dunque, no, l'obiettivo è il contrario, blu la luce e rossa sarà il soffitto di legno. Lasciamo la priorità al diaframma, sto inquadrando un soffitto di legno scuro. La Madonna, che posa m'ha fatto? Beh, è proprio buio, mentre invece se vado alla lampada funziona perfettamente. E tenete conto che da quanto sarà 20 anni, non lo so, che non la tiravo fuori, davvero stolto non la facevo girare, e soprattutto il motore e questi contatti elettromeccanici. E invece tutto ok. Spegniamo. Quando spegni questo ovviamente non va più, ma l'ultimo colpo in canna. Riprendiamo.
ma dato che ci sono un piccolo consiglio, guardate, la luce che si riflette sugli strati, i trattamenti dell'obiettivo, dell'ultima lente, è un pannellino LED, come vedete si vedono tutte i suoi 600 LED, ma con un diffondente le cose cambiano, è più bello e oltretutto insomma i pallini non ci sono più, quello che volevo io, e poi non mi abbaglia. Eccoci, dopo la spiegazione del LED, vedete, bei riflessi, ovviamente sì, adesso ho aperto un po' il diaframma fino a un certo punto, perché essendo nera, dopo se no diventa grigia, una correzione gliel'ho fatta. Allora, canonisti di tutto il mondo, unitevi,